Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video andremo a vedere i prodotti della Tailgate Gear, azienda italiana che produce accessori per campeggio e anche a livello, perché no, lavorativo. Sono prodotti made in Italy, quindi una roba nostra e non estera. E in questo caso ovviamente parleremo dei prodotti per la nostra Suzuki Jimny dal 2018 in poi. Sul loro sito potrete trovare comunque varie prodotti, varie auto o contattarli per fare un progetto anche personalizzato per voi. In questo video vedremo quello che loro chiamano praticamente la combinazione weekend per Jimny, che è composta praticamente dalla base, due cassetti e la slitta frigorifero. Adesso andremo a vedere più specificamente di cosa si tratta e come sono. Ovviamente dobbiamo iniziare dalla base che è della nostra Jimny. Ovviamente qua si parla del modello 4 posti, quindi partiamo dalla base. La base che è strutturata come, adesso non so quanto potrete vedere, ma comunque in solida legno di betulla, che praticamente è un betulla multistrato fenolico, se non sbaglio da 15 mm da esterno, quindi possa per non farlo gonfiare piuttosto che altro. Ovviamente è anti raggio V, quindi non si va a scolorire come magari altri prodotti che si possono trovare in commercio, oppure diciamo il nostro fai da te un po' casalingo, che ovviamente eh, a basso risparmio e non stiamo lì a guardare proprio tutto, ecco. E poi abbiamo già strutturato nella nostra base tutti i prefori e quant'altro per l'installazione dei vari moduli che fanno. Dico moduli perché? Perché noi abbiamo quello che adesso loro, come dicevo, fanno il kit, che sarebbe la combinazione weekend, che è composta dai due cassetti e dalla slitta frigorifero. Loro vendono anche varie misure di cassetti, vendono cassetti separati, cassetto tutto intero, alto, basso, eccetera. Qua poi sta a voi a capire ciò che volete. Fanno anche una cucina loro praticamente che si avvita sempre nei nostri alloggi, perché loro hanno già preforato, hanno già fatto tutto per far sì che noi oggi vogliamo mettere i cassetti perché sta settimana lavoriamo o facciamo solo fuori strada, vogliamo caricarci roba così, o invece fare il nostro bel weekend lungo e mettere il kit loro, che è la cucina, che sul sito potrete vedere, di fianco mettere il frigorifero, un cassetto, quello che volete. Ovviamente lo spazio è quello che abbiamo nel nostro Jimny, quindi non è che possiamo pretendere più di tanto. E niente, adesso allora, questo come dicevo è la base, che è il punto iniziale di tutto. Come dicevo, già preforato e tutto con i suoi attacchi. Qua come potete vedere abbiamo già tutti i suoi, questa è la parte sotto, con abbiamo questi gommini, che questi gommini servono, che appoggia e rimane rialzata dal nostro i nostri sedili, diciamo, perché almeno così non si va a rovinare, che non è legno e comunque sulla plastica, che poi scivolerebbe anche un po', quindi con questi movimenti va a rischiare di rovinare il retro dei nostri sedili. E niente, quindi questo qua sarà la prima parte iniziale che andremo a montare, quindi questa sarà la parte che noi appoggeremo sul pianale dei sedili posteriori, che poi con le sue staffe a L andremo a installare. Non dovremo forare nulla, non foriamo nulla, vi dico già questo, qua è tutta roba plug and play. Diciamo che nel giro di quarto d'ora, 20 minuti abbiamo montato tutto, perché adesso vi sto facendo vedere. Però una volta che noi mettiamo questo nella nostra auto, queste sono le L che vengono già fornite con degli spessori che sono spessori che vanno praticamente dietro
per non rovinare la carrozzeria, quindi dai punti che abbiamo lateralmente dove abbiamo le nostre viti originali, quindi come dicevo non dobbiamo forare nulla, quindi noi andremo a posizionare, metteremo lo spessore dietro per non rovinare, avvitiamo, lo facciamo per i 5 punti che abbiamo e siamo a posto. La base è montata. Una volta montata la base, noi posizioneremo poi i nostri cassetti. Ci basterà semplicemente avvitare nei fori che abbiamo già a disposizione i cassetti o quello che volete montare, perché lo standard è sempre quello. Una volta che comunque passeremo l'auto, vi farò vedere come installare, che sarà davvero veloce, perché ci danno tutto in dotazione, sia le viti che le brugole eccetera. Quindi noi, una volta posizionato questo nel baule, fissate, puntate le staffe sia ai punti laterali che abbiamo già sulla nostra auto che sul pianale, regolato il pianale come lo vogliamo noi, perché possiamo stare un po' più a destra, un po' più a sinistra, quindi possiamo stare principalmente più a sinistra che a destra perché a destra vogliamo più spazio per mettere, non so, delle sedie piuttosto che un power bank portatile, eccetera, eccetera. Noi andremo appunto a montare questo, che sono praticamente 5 viti sul pianale più altre 5 viti sulla macchina, e noi abbiamo già messo la base, quindi fate il conto voi di quanto tempo ci vuole. Poi passiamo ai cassetti. I cassetti sono cassetti sempre comunque di materiale principale di betulla vinilica da sempre 15 mm, in questo caso da interno perché come legno non abbiamo, cioè diciamo che rimane più riparato rispetto a questo che diciamo che è all'esterno, nel senso esterno, che questo sta in mezzo alla macchina così, questa parte qua del cassetto, il legno è all'interno del guscio di alluminio che abbiamo, che adesso andremo a vedere insieme. Comunque, che sia la verniciatura del cassetto, quindi in questo caso l'anteriore, che siano comunque altre parti come questa del pianale, sono con la vernice della Raptor, quindi sapete che è vernice poliuretanica multipla, quindi molto resistente. Ovviamente si verniciano anche le macchine per fare fuoristrada, quindi potete immaginare la loro resistenza. Una volta che questi prodotti li abbiamo messi, anche qua non va a sbiadire col sole, perché appunto sono prodotti fatti apposta. Poi abbiamo il nostro cassetto che schiacciando, tirando si va ad aprire, ovviamente chiudiamo e possiamo anche chiudere a chiave, portarla via, e qua non si apre neanche più, quindi semplicemente è molto sicuro anche se rimane in macchina, perché non è che in 2 secondi puoi smontare, aprire e fare, è una sicurezza in più. Nel retro cassetto abbiamo la parte forata. Questo, come potete vedere, è il legno di betulla come stavo spiegando prima. Adesso ho spostato qua questo cassetto che l'ho aperto, e praticamente questo foro serve che noi mettiamo dentro la nostra roba a caricare, chiudiamo a chiave, lasciamo in macchina, ce ne andiamo, e diciamo che uno, se guarda dentro la macchina, non vede cosa c'è, perché appunto è tutto chiuso, e c'è, diciamo, una specie di sicurezza, ecco. La struttura dei cassetti è una struttura in alluminio con una pennellatura in D-Bond originale, un sandwich in alluminio leggero e resistente che cioè praticamente ci si può salire sopra, si può mettere per terra, nel senso è un materiale molto resistente. C'ha nomi particolari, ma è così che si chiama, infatti anche io mi sono preso qualche appunto, che è molto resistente, ve lo posso garantire. Calcolate che io dal periodo di, adesso se non ricordo male, maggio-giugno, che li sto testando questi 2 cassetti con tutta la struttura, quindi vi posso garantire che sono molto resistenti. Per fissare il cassetto, la nostra base, ci vengono forniti 4 angolari semplicemente forati. Un foro andrà ovviamente sulla nostra base, un foro per fissare il cassetto. Adesso andiamo a vedere anche come si fissa il cassetto. Adesso voglio appunto spiegarvi un po' com'è questo materiale e
come sono, scusate, i materiali, come sono fatti e perché sono davvero contento di questi prodotti, perché sono davvero davvero robusti. Voglio appunto essere molto, come dire, chiaro sull'importanza di prodotti fatti bene. Perché dico questo? Perché ci sono tantissimi prodotti, di tanti prodotti, diciamo, che dopo tempo cominciano a fare scricchioli, rumori o magari deformarsi per l'umidità e queste cose. Invece questi vi posso garantire che non ho avuto problemi di nulla, sono davvero di fascia alta. Quindi per il cassetto abbiamo parlato dei suoi materiali, ovviamente le guide che ci abbiamo su sono guide scorrevoli che possono portare fino a 45 kg, quindi è un buon peso perché per due siamo 90 kg, 45 più 45 abbiamo 90 kg di possibile carico. E questo è quanto riguarda, diciamo, base cassetti. Possiamo parlare per la slitta del frigorifero, che la slitta del frigorifero è sempre una struttura in alluminio verniciata a polvere, quindi sempre antigraffio, sempre per i raggi UV eccetera. C'ha le sue guide scorrevoli che poi comunque andremo a vedere più precisamente, che sono queste due che schiacciandole si estrae. Sotto abbiamo il nostro tagliere in bambù che si blocca sia quando lo infiliamo che quando lo estraiamo, quindi non rischiamo di toglierlo che cade giù. E questa slitta monta su tutte le piattaforme dei prodotti che fanno, quindi che sia questo cassetto, che sia un altro cassetto, alto, basso, eccetera, questa guida ha già le parti per essere installato sui loro prodotti, quindi si prende e funziona dappertutto, sempre sui loro prodotti. Abbiamo anche la possibilità di montare la base ribaltata in caso che abbiamo frigor più grandi. Perché? Perché se per caso il vostro frigo è molto più largo, la base centrale si svita perché è sempre imbullonata, si gira, si riavvita e praticamente abbiamo la possibilità di avere più spazio perché questa si rialza e non è incassata dentro. Quindi anche questo è un prodotto che è davvero comodo e poi adesso quando andremo a fare l'installazione alla fine vedremo proprio tutto per bene. Ovviamente vengono fornite anche le cinghie per fissare il nostro frigorifero in base al modello che abbiamo, semplice cinghie. E niente, io direi che dopo aver appunto visto un po' i prodotti, come sono, eccetera, eccetera, possiamo andare all'installazione, così capiamo anche com'è semplice montare. Quindi direi di spostarci alla macchina e di iniziare l'installazione. Iniziamo l'installazione. Una volta che abbiamo inserito il nostro pannello di base, che come vi dicevo ha questi piedini di gomma per chi non ha magari il tappetino di gomma e ha la parte solo di plastica, questo fa sì che non viene a contatto con la base e vada a graffiarla. Questi sono tutti i punti poi di ancoraggio che non si vedranno. Una volta che noi abbiamo posizionato la base, da questo lato qua abbiamo tre fresate, in poche parole, per inserire le nostre L che si vanno appunto a mettere qua e poi avvitati nei fori che abbiamo già originali dell'auto. Da questo lato sinistro ne possiamo mettere 3, lato destro 2 perché abbiamo appunto la parte dove c'è il serbatoio dove si entra per fare benzina, quindi da questo lato sono 2. Vi posso garantire che una volta fissato non si muove da nessuna parte il tutto perché davvero è studiato davvero bene, quindi davvero è molto saldo e solido. In dotazione ci viene ovviamente fornito tutto, dalle sue viti alle sue protezioni da mettere tra l'angolare e la parte che andremo a avvitare. Iniziamo con avvitare i primi angolari. Ovviamente basta che in linea più o meno andate a vedere
poi si va a inserire. Quindi adesso le puntiamo e basta, perché così poi andremo a regolare. Ok, adesso come avete visto 5 viti semplicemente le abbiamo messe. Adesso andiamo ad allinearci per i fori. Io in questo caso ho i miei gancetti, quelli praticamente per legare. Ho solo allungato le viti, per quelle che danno in dotazione loro sono per appunto la misura normale, e più andremo a inserire questi spessori dietro. Quindi mettiamo lo spessore, la nostra vite, e possiamo puntare. Io vi consiglio prima di stringere tutto, appunto di mettere il tutto, così poi da regolare in base alle vostre esigenze. Ok, adesso noi abbiamo appunto montato così. Adesso abbiamo puntato i nostri angolari, quindi possiamo già inserire i nostri cassetti. Perché una volta montati i cassetti possiamo regolarli e poi stringere, perché abbiamo lo spazio per farlo. Sarà magari un pelino più scomodo farlo, però vi ricordo che una volta che voi avete trovato la base qua, la regolazione vostra, poi quando lo smontate potete solo svitare queste 3 e queste 2 con calma, tirarlo fuori, la prossima volta rimetterlo e sapete che è già nella misura che avete scelto voi. Quindi adesso noi prendiamo i nostri cassetti, il primo cassetto, e lo posizioniamo. Per avvitare il nostro cassetto ci avvaliamo dei angolari che ci vengono forniti, le sue viti e questi inserti. Questi inserti che semplicemente, come potete vedere, qua abbiamo un incasso dove questi si inseriscono, si spinge e loro si vanno a bloccare da soli. Questo lo facciamo per tutti e 4 i punti, che abbiamo. Quindi ovviamente cerchiamo di essere allineati, però si possono comunque muovere. Potete vedere il nostro inserto è dentro. Ora ci basta altro che posizionare i nostri angolari per poi andare a fissare con le viti. Quindi noi prendiamo queste viti che vengono date in dotazione, che sono più piccole, sono molto più piccoline rispetto alle altre. Come vedete abbiamo questa parte qui, poi ovviamente ci regoliamo per mettere anche l'altra vite. Una volta che abbiamo
installato i nostri angolari con le sue viti, stessa cosa identica dall'altra parte, quindi stessa maniera. Io ho già più o meno regolato queste parti qua sotto, manca solo da stringere questi, ma questo lo vediamo quando inseriamo i cassetti, che appunto molto semplicemente come un cassetto di casa si va a infilare. Come potete vedere, molto semplice. Questa è la sua parte. Ovviamente adesso, come dicevo, non abbiamo ancora fissato la parte superiore. Adesso mettiamo anche l'altro. Ora, la regolazione qua dipende appunto come noi vogliamo tenere i cassetti, perché magari, come nel mio caso, io voglio più spazio da questo lato, semplicemente smollando queste due viti e smollando queste tre, tutto il pianale si muove a destra o a sinistra. Quindi è molto semplice, perché non si regola singolarmente, ma regoliamo appunto tutto il blocco. Io ora ho già regolato, quindi devo solo stringere la parte superiore e poi possiamo montare la slitta e il blocco per tenere uniti i due cassetti. Ora, apriamo la nostra slitta. Una volta che abbiamo messo appunto i nostri inserti, andiamo a cercare come prima. Andiamo a puntare leggermente. E la nostra slitta l'abbiamo messa. Ecco la nostra slitta montata. Qua sono le viti che abbiamo appena messo, 2 e 2. Lo sblocco è questo, basta tirarli contemporaneamente e poi la slitta si blocca. Questo è il nostro tagliere, quindi sempre comodo. Ovviamente adesso si muove perché non abbiamo su il peso del frigorifero, e quindi adesso si muove per quello. Ovviamente questa slitta l'avrei potuta montare da questo lato qui, o se avessi avuto un altro cassetto viceversa. Quindi è proprio come vogliamo, cioè ce lo possiamo regolare come vogliamo noi. Per richiuderlo possiamo sempre, tramite i suoi blocchi, che sono 1 e 1, 2, spingere e questo non si muove più. I nostri cassetti, come potete vedere, escono completamente, quindi io posso arrivare proprio fin dove voglio. Calcolate lo spazio che abbiamo. Ovviamente preciso una cosa per il discorso cassetti, che per aprire completamente questo cassetto qua va cambiato il pistone, per far sì che il portellone si apra a 90 gradi quasi. E per fare questo potete guardare qualche mio video indietro dove faccio vedere l'installazione di questo pistone qua. E con questo pistone che si apre a 90 gradi io perfettamente posso aprire tutto il cassetto lo stesso, quindi senza problemi. Quindi questo, ho già la mia roba con cui vado in giro solitamente, che è sempre con me, 45 kg. In questo caso abbiamo materiali premium, precisione dell'installazione, installazione rapida senza forare nulla,
davvero comodo, possibilità di montare moduli diversi, come sul sito potete vedere i vari moduli, che sia quello tutto cucina, quello solo cassetto, poi voi potete mettere quello che volete, ecco. I cassetti ovviamente hanno le loro regolazioni, quindi c'è anche il freno, se siamo in discesa è comodo, soprattutto è comodo questo, come dicevo, chiudere a chiave. E niente, diciamo che l'installazione del kit weekend della Tailgate Gear è completato. Bene, spero che con questo video vi sia stato d'aiuto. Come sempre vi lascio i social dell'azienda Tailgate Gear, in questo caso più il loro sito, per andare a vedere tutti i loro prodotti. Seguiteci sui nostri social, Nuovo Suzuki Gym in Italia, Instagram e Facebook. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like, alla prossima e ciao!